Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Nello scorso video, che se ve lo foste perso ve lo lascio qui in alto, ho completato il banco fresa. Adesso, utilizzando proprio questo, quindi lo utilizzeremo anche come test per il banco, andiamo a realizzare la zero clearance per la sega. Qualsiasi pezzo sottile viene inghiottito dalla macchina tramite questa enorme fessura che è 1,3 cm a fronte di una lama di 2,4 mm. Quindi andiamo a rifare la zero clearance. Questi due scarichi occorrono. Uno serve per quando la lama è tutta estratta, quello piccolo per il supporto della lama. Questi altri scarichi per la lama verticale non occorrono, ma servono per quando la lama è inclinata a 45 gradi. Questi scarichi posteriori servono per la salita dei supporti del coltello separatore. Misuro la larghezza della piastra. Per la costruzione utilizzerò del multistrato da 18 mm. Traccio e riporto la sagoma con la sega a nastro. Con nastro biadesivo attacco la piastra originale sul supporto da fresare. Per copiare il profilo utilizzo una fresa con cuscinetto superiore. Per creare continuità sulla piastra, crea un tassello di legno. E testiamo così anche il banco fresa. Mi traccio la posizione delle linguette di supporto delle piastre. Misuro la profondità della fresata e vado ad effettuare gli scassi sulle piastre. E vado a ricreare tutti gli scarichi che abbiamo visto prima.
realizzo il foro di estrazione della piastra. Inserisco delle viti a testa svasata per poter regolare l'altezza della piastra. E aggiungo anche il fermo posteriore. E con una staffetta realizzo anche il sistema di fissaggio sotto al piano. Allineo tutto per ricavare il taglio preciso della lama. Allineo leggermente la piastra al piano. Un po' di colore non fa mai male. Eccoci amici, notate qualche differenza tra le due piastre? Questa è l'originale, questa è la modificata? Con questa la sega eviterà di inghiottire tutte le piccole parti che si staccheranno dai pezzi in lavorazione. L'unica differenza rispetto alle lavorazioni che mi avete visto fare è questo scarico qui in alto, poiché il coltello separatore ha questo blocco che arriva quasi a filo con il piano di lavoro, quindi ho dovuto scaricare per evitare forzature sotto al pezzo durante la salita della lama. Al momento ho preparato solo questa per i tagli a 90 gradi, che è quella che comunque utilizzerò di più.
mi sono mantenuto gli altri due supporti senza lavorazioni. In descrizione vi lascerò il link degli utensili che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Se vi è piaciuto quello che ho fatto, iscrivetevi al canale per darmi una mano a crescere. Come di consueto ci vediamo sabato prossimo. Un saluto, ciao!